Bene. C'è venuto linea verde, potete venirci voi. Sì. Elio, hai delle doti da scimmia. Ragazzi, con questo affare in mano chiamare la città è un po' troppo, perché fondamentalmente Casole ed Elsa sono solo 4.000 abitanti, però è un borgo molto vivo e in crescita. Casole è veramente eccezionale, è un museo diffuso, un museo a cielo aperto, tanta arte contemporanea. Noi abbiamo fatto 2 anni fa appunto questa mostra in collaborazione con gli Uffizi. Ah sì, certo, gli Uffizi diffusi. Dagli Uffizi, con abbinando le opere avevamo noi. E è stato anche questa una bella soddisfazione, perché penso siamo stati l'unico comune del Senese a aderire a questa iniziativa di Reich Schmidt per gli Uffizi diffusi. Questo signore è Andrea Pieragnoli, sindaco di Casole. Gentilmente ha deciso di accompagnarci sulla Torre del Cassero, che solitamente è chiusa al pubblico. Allora, ci troviamo all'interno della Rocca di Casole, che è anche parte del comune, e questo edificio, che all'inizio precedentemente era sede del vescovo quindi di Casole, è diventato poi nel 1860 è stato ristrutturato e è diventato il Cassero. Venite solo, vedete, c'è un problema di scala, questo va bene. Ah, ecco, beh, questa parte qui effettivamente È una parte potrebbe un po' essere, pericolosa, esatto. Quindi giustamente per ora. quella è la montagnola senese, tutta quella là è la montagnola senese, di là c'è Siena. Cerchiamo, ecco, di valorizzare queste opere, questa presenza artistica diffusa, che sicuramente insomma riveste anche un aspetto un po' nascosto ancora del nostro territorio. Eh sì, si spera di riuscire a portare sempre più turisti dai centri maggiori ai centri minori, anche perché hanno più bisogno, Certo. e invece nei centri maggiori Ora di creano più recente- problemi che altro. Poi abbiamo tutti i casali, agriturismi, c'è molta attività da questo punto di vista, perché i turismi sono sempre molto graditi i turisti ho visto che riconoscono in questo territorio, anche nelle persone che vi risiedono, riconosco, ecco, questa accoglienza, questa familiarità. Noi abbiamo iniziato qualche tempo a dare dei riconoscimenti così anche abbastanza banali, con delle piccole pergamene per turisti che inaspettatamente tornano qui da oltre 15-20 anni. Quindi Eccola lì, quella che cercavo. Questa, diciamo, è probabilmente l'opera artistica più iconica di Casole, di quelle ovviamente di arte contemporanea. Altrimenti povero Casolani, povero Marco Romano. Ma sicuramente se pensiamo a Casole d'Elsa, pensiamo ai due innamorati affacciati su quella bella vista. Poi dopo un Bishop Cavolo Nero. Ok, sì, perché Diciamo che è un territorio molto interessante, perché è sempre stato un territorio di confine su diverse zone. Diciamo, già in epoca etrusca Casole si trovava sul confine orientale del territorio volterrano, e quindi
era sotto Volterra dal punto di vista del territorio, però diciamo più interessante è la storia poi dopo medievale, quindi già dall'anno 1000 si hanno le prime attestazioni, anzi ancora prima si pensa intorno al IX secolo, ma dal diciamo insieme alla chiesa, insieme alla collegiata, diciamo è a partire dal 1100 all'incirca che comincia a crescere il territorio di Casole. Questo devi dire, signore della storia. Fino anche questo, se meglio, basta parlare di storia. Prego. Ci sta questo bel Dio qua. Buon appetito. Grazie. Quello che è interessante in particolare è proprio il rapporto che Casole, che il territorio di Casole poi ha con il vescovo di Volterra, quindi questo vescovo così potente che man mano perde pezzi di territorio, perde influenza a discapito sia di Siena soprattutto che di Firenze, e Casole in questo diciamo riesce a mantenere una sua autonomia, no? Tra le due, sia il vescovo di Volterra che la Repubblica di Siena, e in questo, anche se non molto grande, molto simile a tanti altri comuni toscani, quindi un piccolo territorio ma abbastanza autonomo, con la propria cerchia muraria, con delle istituzioni cittadine, quindi nel 1200 noi sappiamo che Casole è autonoma. Quindi abbiamo la certezza di questo, però diciamo che la storia di Casole cambia poi dal 1260 in poi, perché poco prima viene conquistata da Firenze, ma con la battaglia poi di Montaperti, fondamentale tra Siena e Firenze, 1260 appunto, Casole entra nella sfera di influenza di Siena e da lì in poi, anche se ancora autonoma, perde gradualmente potere e importanza. Ancora è strategica perché è di confine sempre con il vescovo di Volterra, però diciamo che poi nel 1300 segue quello che fa Siena, ecco, diciamo. Ma non mi filmare mentre mi abbuffo, No. è indecente. Molto interessante notare che i casolesi si lamentano con i senesi per le condizioni delle mura difensive, soprattutto nel 400, c'è proprio un documento che dice sono fradicie, insomma, sono da rifà, e quindi i senesi devono continuamente mandare fondi e aiuti per mantenere questo territorio, anche perché consideriamo che Casole era proprio al confine tra Siena e Firenze, quindi era un territorio molto importante da tenere. Non so se si è visto dalla torre, cioè da qui si aveva veramente il dominio della valle e quindi era fondamentale per Siena mantenere il territorio di Casole. Poi che succede? Nel 1478 fondamentalmente di nuovo i fiorentini avranno un breve parentesi in cui riescono a riconquistare Casole, però fondamentalmente in linea generale Casole è sempre rimasta un'ottima alleata di Siena, fino poi anche all'eroica, diciamo, ma vana difesa del territorio, quando i fiorentini avevano già conquistato Monteriggioni nel 1554 e di lì a poco oltre verrà conquistata poi dai fiorentini. Ricordiamo anche che Casole fu rifortificata a seguito di quelle lamentele da un architetto importante, quindi da Francesco di Giorgio Martini, quindi ancora si vedono due delle torri ad est che sono quelle che difendono la città, che dovevano difendere, e che quelle fortificazioni poi reggeranno ancora per un bel po'. Quindi insomma è strategica Casole, ecco, diciamo, da quel punto di vista. Poi dopo la conquista di Firenze, diciamo, non si sente più parlare di Casole per un bel po'. Il piscia al tavolo nero, lei. Grazie. Go. Che bello. Rifreschiamo, ma veloce perché ora me lo mangio, Maccheroni non c'è.
Allora, Casole è un territorio interessante anche per quello che riguarda il palio, non ne abbiamo parlato finora, ma anche a Casole c'è un palio, dal 1976 si svolge ogni anno la seconda domenica di luglio, è un palio alla lunga, come quello che si svolgeva a Siena già in epoca medievale, quindi parliamo di un palio che parte da un punto e arriva a un altro punto, cioè non è un cerchio, ecco, diciamo così. E non si sa chiaramente quando è iniziata questa tradizione, però diciamo che forse un centinaio d'anni più o meno, diciamo che prima erano delle fattorie che si sfidavano, adesso invece è una tradizione abbastanza ben consolidata e si svolge proprio fuori da Casole, c'è proprio un tracciato che viene utilizzato per questo palio. Poi c'è l'infiorata a maggio, anche quella molto interessante, quindi Casole anche da quel punto di vista ha delle tradizioni riesce ad attirare parecchio turismo, considerate le dimensioni. Ricordiamoci che Casole non fa neanche 4.000 abitanti, cioè rispetto a cittadine come Colle, che ne fa più di 10.000, Poggio Ponzi, insomma è veramente piccola come comunità, però è un territorio molto vasto e molto ricco di storia, perché non c'è solo Casole, c'è altre 4 frazioni, ora tutte non me le ricordo, ma insomma Cavallano, insomma ce ne diverse, e queste altre frazioni effettivamente anche loro partecipano con pievi e necropoli, insomma c'è diversi interessanti posti anche da visitare all'interno del comune, che non è solo il centro storico, che purtroppo è stato danneggiato durante la seconda guerra mondiale, la linea del fronte passava di qua, quindi Casole nel 1944 non voglio dire a Salsuolo, ma ha avuto pesanti danneggiamenti, sono sparite le 2 porte principali, non sono mai state ricostruite, in parte però è stata fatta un buon lavoro di restauro, di strutturazione, quindi nonostante i danni della guerra è ancora bello il centro storico. Caso, Prego. pensi solo alla Sì, ricotta? c'è un po' di ricotta Grazie. insieme al formaggio spalmabile. Le fondazioni le conosci, Che fa? Puoi mangiare qui le conosci. Ora mi ci metto anch'io, tutti a fare le foto alla roba da mangiare. Perché questa tradizione? Perché Queste perversioni, lo so, c'è chi ha queste perversioni. Ah, questo è proprio da video ingordo, guardate che roba. Buona, molto delicata. Nonostante i danni della guerra è ancora bello il centro storico, però un po' mi dispiace non poter vedere com'era Casole prima della guerra. Sì, sono dei muri. È il locale più storico di Casole. Bene, buona a sapersi. Primo ristorante. Primo più storico. Primo ristorante aperto negli anni 80 dalla mia nonna. Bravo, siete... Allora, prima di proseguire la nostra visita vi volevo fare vedere questo dettaglio, la facciata della collegiata. Notate come è divisa in 2 parti, una parte più antica è quella in pietra, di cui fa parte anche la torre, la parte un pochino più moderna invece, dovuta a ristrutturazioni successive, è quella in mattoni. Questo tipo di facciata romanico-gotica è una caratteristica tipica di poche chiese che rimangono qui in Toscana. Un altro esempio è Badia Coneo,
Per capire quanto era importante comunque questa collegiata e quanto indipendente fosse Casole rispetto al vescovo di Volterra, dobbiamo guardare al chiostro. Questo chiostro dava l'idea dell'importanza del luogo, perché ovviamente significava la presenza stabile di una comunità di canonici che lavorava costantemente qui a Casole. Allora, ci troviamo all'interno della collegiata di Santa Maria e questo edificio che è stato costruito, si ne ha notizia già dal IX secolo, ma consacrato soltanto verso la metà del 1100, è stato danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale, ma nonostante questo contiene ancora oggi, si sono salvate delle opere molto importanti dal punto di vista artistico, tra cui due monumenti funebri che sono di estrema importanza. Abbiamo il cenotafio di Beltramo Aringhieri, che era detto il Porrina, che era il signore locale, il feudatario locale, che per molto tempo è stato in opposizione ai senesi e che poi alla fine è stato sconfitto e cacciato via, e il monumento funebre al vescovo Tommaso Andrei. Entrambe le opere sono diciamo un gotico senese molto importante. Il cenotafio di Beltramo Aringhieri è un'opera molto importante perché è l'unica firmata da Marco Romano. Cosa vuol dire questo? Chi è questo Marco Romano? Perché per molti è un illustre sconosciuto. Si tratta di un autore che andava in netta opposizione rispetto allo stile di Giovanni Pisano. Mentre Giovanni Pisano era un gotico molto drammatico, molto vivo, molto attento a quello che avveniva, Marco Romano, diciamo, si focalizzava molto di più sul naturalismo, quindi un tipo di gotico decisamente meno ortodosso, diciamo, era un outsider rispetto allo stile tipico senese. Proprio di fronte al monumento funebre di Beltramo Aringhieri abbiamo un'altra opera molto importante di Gano di Fazio, altro illustre sconosciuto ai più, è un autore molto importante perché ha viaggiato moltissimo e di cui abbiamo pochissime testimonianze. Anche la chiesa di per sé architettonicamente è molto importante, nonostante i rifacimenti a seguito della Seconda Guerra Mondiale è ancora possibile vedere la doppia impostazione, quella antica romanica che si vede proprio dove ci troviamo adesso e poi quella gotica successiva che si trova invece sull'abside. All'inizio questa chiesa era a 3 navate, quindi una chiesa abbastanza importante anche dal punto di vista architettonico, poi trasformata in uno stile che potrebbe ricordare un po' di più quello degli ordini mendicanti, quindi è qualcosa abbastanza unico nel suo genere, diciamo. Ora ci troviamo davanti a un'altra opera importante, parliamo del Cinquecento, si chiama Alessandro Casolani ed è una deposizione con Andrea e Niccolò i Santi. Perché è importante? Ce n'è tante di tavole, no? Come queste, di pannelli nelle chiese, di solito le guide non si fermano a spiegare ognuna di loro perché sono veramente tante. Infatti durante il manierismo ce n'erano tanti di questi artisti che facevano più o meno sempre gli stessi soggetti, sempre nella stessa maniera, perché era arte controriformata. Però in questo caso parliamo di un artista che ha influito molto sull'arte senese e che è stato a sua volta influenzato dal Pomarancio, quindi da Roncalli, perché ce ne sono due, e a sua volta si è anche ispirato al Barocci, che è uno dei miei artisti preferiti tra l'altro. Quindi il Casolani, a differenza di tanti altri artisti tardo-manieristi, ha una luce molto più vivida, dei colori molto più acidi, molto più squillanti in qualche maniera rispetto a tanti altri artisti che si vedono nelle chiese, nel tardo-manierismo. Di solito queste opere sono, no, scure, molto buie e non invitano alla lettura. Un po' è anche dovuto ovviamente alla patina del tempo, però se noi guardiamo quest'opera è ancora possibile vedere che il Casolani effettivamente ha uno stile decisamente più vivido, decisamente più allegro, non lo so, è una deposizione, ma sicuramente più gioioso rispetto, con l'uso delle luci, rispetto a tanti altri artisti dell'epoca. Per cui viva il Casolani!
Questa Cappella Albertini, è interessante perché sono rimasti degli affreschi fine 1200, inizio 1003 di un seguace di Duccio di Buoninsegna, quindi qui più o meno vediamo l'influenza senese su Casole, perché ricordiamoci, dopo il 1260 Casole entra sotto la sfera di influenza di Siena, è ancora abbastanza indipendente Casole rispetto a Siena, quindi i casolani possono chiedere la cittadinanza senese. Però succede tutte le volte questa cosa, vero? Dicevo, i casolani erano indipendenti, abbastanza indipendenti, ma comunque erano nella sfera di influenza dei senesi. Potevano chiedere la cittadinanza senese, però al tempo stesso avevano quindi autonomia decisionale per il proprio territorio, ma dovevano ovviamente pagare tasse e ovviamente mandare le truppe in caso alla Repubblica di Siena. Qui ci troviamo anche davanti a un'altra opera interessante, rinascimentale. Ricordiamoci che il Rinascimento nei paesi più piccolini è arrivato soprattutto grazie alle Robbiane, e questa è una signora Robbiana. Parliamo di Giovanni della Robbia, pronipote del ben più importante Luca della Robbia, che era riuscito ad inserire molti più colori all'interno della tipologia di arte, quindi all'interno delle Robbiane, e in questo caso purtroppo un po' rovinata, ma soprattutto sulla predella e sulla cornice riusciamo ancora a vedere bene i colori, il blu, il giallo, il verde e il viola anche, che era un colore molto interessante. Andiamo a vedere la cripta. Qualche pezzo di risulta di, e questo è interessante, di epoca etrusca e romana, l'hanno trovato, che vuol dire che qui ben prima del Medioevo era già una zona importante, perché molti pensano che prima del Medioevo qui non ci fosse nulla, no? Uno pensa, sì, vabbè, hanno trovato qualche tomba, qualche necropoli, ma dove abitavano questi signori? I romani ci stavano o non ci stavano? C'erano anche romani. E come lo sappiamo? Lo sappiamo perché abbiamo trovato urne cinerarie di epoca romana. Insomma, fondamentalmente Casole d'Elsa era sotto Volterra all'epoca dei Romani, quindi quando noi pensiamo che a Volterra c'era il teatro, l'anfiteatro, dobbiamo immaginare che quel teatro e quell'anfiteatro servissero un territorio molto più vasto, quindi chi abitava in zona qui andava anche lì, cioè nel senso, questa era Volterra, era il territorio di Volterra in epoca romana, quindi non dobbiamo sorprenderci se i materiali di risulta, cioè i materiali che venivano utilizzati in epoca medievale, erano anche materiali presi dai preesistenti edifici che erano di epoca romana. Quindi sì, i romani, non solo gli etruschi, non c'è un passaggio diretto dagli etruschi all'epoca medievale, anche i romani effettivamente abitavano queste zone. Se questo video su Casole vi è piaciuto, mettete like e seguite la pagina, e se avete dei consigli o dei suggerimenti per dei prossimi video, scrivetecelo nei commenti.